Orchidee, sicuramente tra le piante più belle, apprezzate e presenti all'interno delle nostre case. Purtroppo è credenza comune che queste siano difficili da tenere in casa. In realtà no, non c'è niente di più sbagliato perché con dei semplicissimi trucchi e rispettando delle regole, soprattutto la pianta, si potranno fare crescere, fiorire e addirittura riprodurre. Ed io in questo video vi spiego tutto quello che occorre sapere. La prima regola base, quella tassativa che occorre rispettare, e non mi riferisco soltanto alle orchidee, ma a tutte le piante in generale che vorrete curare, è quella di capire l'ambiente nel quale esse vivono in natura e poi, una volta prese, cercare di riprodurre lo stesso ambiente nel luogo nel quale vorrete tenerle. Primo punto, luce e temperatura. Ricreare le condizioni al fine di fare vivere bene questa pianta è davvero molto semplice, quindi per quanto riguarda la temperatura dovrà oscillare tra un minimo di 15 e un massimo di 32 gradi. Questa è una pianta che ama molto l'umidità, quindi soprattutto d'estate andrà vaporizzata anche una volta al giorno, ma solo le foglie, mi raccomando non bagnate i fiori e quando vaporizzate state attenti che non si creino dei ristagni d'acqua nel centro della pianta perché questi potrebbero fare marcire le prime due foglioline e quindi fare morire proprio la pianta. Altra cosa che ama molto è l'esposizione alla luce, quindi molta luce ma mai sole diretto, quindi mai i raggi del sole direttamente che la colpiscano, soprattutto d'estate perché rischierebbe di essere bruciata e quindi morire. Se la tenete in giardino o in balcone, casomai tenetela sotto una tettoia oppure sotto una pianta. Se le tenete all'interno di casa, mi raccomando, casomai tra i raggi del sole e la pianta fate in modo che ci sia una tenda che li filtri. Altra cosa che teme molto sono i cambi repentini di temperatura e le correnti d'aria, quindi casomai d'inverno se dovete fare cambiare aria all'interno di casa e aprite una finestra, se la pianta è vicino spostatela. Secondo punto, irrigazione e concimazione. Una delle principali cause di morte, probabilmente la prima, di questa pianta è un'errata irrigazione, quindi o troppa poca acqua. Molte persone purtroppo sono convinte che questa sia una pianta da bagnare a cadenza, ovvero ogni settimana, ogni 2, ogni 3. In realtà no, la pianta va bagnata solo e unicamente quando realmente ne ha bisogno. Se uno dei vostri timori è quello di non capire quando la pianta avrà bisogno di essere bagnata o meno, vi assicuro che lei farà di tutto per comunicarvelo, come in questo caso. Il primo metodo, infatti, per capire se c'è una carenza di acqua o meno, è quello del controllo delle foglie. Se normalmente le foglie stanno su e poi di colpo vanno giù, come in questo caso, e si presentano mollicce e al tatto molto morbide, allora vorrà dire che molto probabilmente è in carenza d'acqua. Altro metodo utile ed importante per capire se la pianta ha bisogno o meno di essere bagnata è il controllo delle radici, quindi quando le radici da un argento vivo diventeranno un marroncino come in questo caso e addirittura tenderanno a seccare, vorrà dire che la pianta dovrà essere bagnata e anche il prima possibile, perché se no anche in questo caso rischierete che la pianta muoia proprio perché una volta che le radici diventeranno così, guardate, non avranno più modo di assorbire nulla, anzi si staccheranno e la pianta, se non ne avrà altre, morirà. L'ultimo metodo che vi propongo, che secondo me è anche il migliore perché previene la richiesta della pianta, quindi non vedrete foglie che vanno giù o radici che si spezzano perché praticamente darete l'acqua alla pianta prima che lei ve lo chieda, è quello di prendere un dito e andare a toccare la corteccia che c'è nel pane radicale. Se sentirete che la corteccia è asciutta vorrà dire che appunto avrà bisogno di acqua, ma per ulteriore conferma prendete tutto il vaso e tiratelo su. Se sentirete che la pianta è leggera, e vi assicuro che una differenza si sente tra una pianta che è bagnata e una che è asciutta, quindi quando sentirete che la pianta è davvero leggera, allora sarà proprio il momento di andare a rimettere acqua all'interno del vaso con una bella annaffiatura. Procedere con l'irrigazione è davvero molto semplice, basterà procurarsi una bacinella che sia riempita con dell'acqua a temperatura ambiente, mi raccomando fate in modo che non sia né calda né fredda, se no rischierete di fare subire alle radici della pianta uno shock termico. Quindi una volta che avrete riempito la bacinella, casomai il giorno prima, semplicemente prendete la pianta ed andate ad inserirla all'interno. Fate in modo che il livello dell'acqua non superi mai il livello della corteccia, proprio per evitare che l'acqua tocchi il centro della pianta, perché se dovesse capitare la pianta potrebbe marcire. Una volta inserita nell'acqua, lasciare questa in immersione per circa 20 minuti e, passati questi, sarà sufficiente prenderla, tirarla via e lasciare scolare tutta l'acqua che c'è in eccesso, quindi sino a che ci saranno goccioline che vanno via, mi raccomando lasciatela scolare. Dopodiché andatela a posizionare dove la mettete di solito, ma è tassativo che nel sottovaso, quello che appunto dovrà ospitare poi il vaso, non ci siano assolutamente residui di acqua.
Questa pianta, come d'altronde qualsiasi altro tipo di essere vivente, oltre che di bere, ha anche il bisogno di mangiare e nella fattispecie il suo cibo è il concime, che può essere sotto forma solida, quindi delle capsuline da mettere all'interno della corteccia, oppure liquida. Io consiglio, se usate quello liquido, di scioglierlo all'interno dell'acqua che utilizzerete per andare ad immergere la pianta, come in questo caso nella bacinella, e di farlo ogni 3 annaffiature normali, alla quarta praticamente diluire questo concime, e se ce la fate trovatelo ricco di azoto proteico. Questo permetterà di ottenere una fioritura molto più duratura e più intensa. Però mi raccomando, non concimate mai la pianta durante il periodo di fioritura, quindi o prima o dopo. Terzo punto, travaso. Questa operazione avviene essenzialmente per 3 motivi. Il primo è quello che la pianta casomai sviluppa un apparato radicale molto importante, come in questo caso, quindi ci sono delle radici esterne e quelle interne. Quando quelle esterne praticamente sono in questo modo, quindi molto sviluppate, è un buon segno, ma non è quello che ci farà capire se cambiare il vasetto oppure no. A noi interessano quelle interne. Quando queste riempiranno tutto il vaso, e lo si vedrà perché il vaso è trasparente, allora sarà il momento di cambiare il vaso e prenderne uno leggermente più grande, di un paio di centimetri, non di più. Quindi sarà sufficiente tirare via il tutto, fare una buona pulizia, quindi una cernita delle radici buone, e poi reinserire tutto all'interno del nuovo vaso. Il secondo motivo è quello di cambiare la corteccia che c'è all'interno del vaso, proprio perché la vita media di questa corteccia è di circa 2-3 anni, dopodiché tenderà a sfaldarsi e diventare simile alla terra, non permettendo più ai raggi del sole di andare all'interno e toccare le radici. E se il sole non tocca le radici, per la pianta sarà davvero un problema, proprio perché questa trae nutrimento anche dalla forza che gli danno le radici tramite azione clorofilliana, ma avviene solo se le radici sono esposte alla luce. Il terzo motivo, che è quello che reputo più importante, è che nell'ipotesi che la pianta venga colpita da una malattia, quindi funghi, muffe e batteri, questa venga immediatamente pulita, quindi tolto il vaso e buttato, tolta la corteccia e sostituita, e poi disinfettata tutta la pianta, quindi radici e foglie. Se non lo farete, correrete davvero il rischio che la pianta muoia. Mi raccomando, non eseguire mai questa operazione durante il periodo di fioritura della pianta, aspettare che perda tutti i fiori, dopodiché procedere. Altra cosa importante è che le radici aeree, quelle esterne, eccole, queste per intenderci, debbano rimanere, anche una volta ultimata questa operazione, all'esterno del vaso, perché se doveste metterle all'interno, queste correrebbero il serio rischio di marcire. Preparare il terreno che vada ad ospitare questa pianta è davvero molto semplice, basterà miscelare una parte organica ad una parte di inerte. La parte organica non è nient'altro che corteccia, terriccio, foglie e humus, ma se non volessimo crearlo noi sarebbe sufficiente andare a comprarlo direttamente in un negozio. Oggi è davvero molto facile reperirlo. Per quanto riguarda la parte di inerte non è nient'altro che perlite o argilla espansa, e il mix dovrà essere composto dall'80% di parte organica e dal restante 20% di parte inerte. Una volta preparato il terreno, non resterà altro che estrarre la pianta dal vaso. Io vi consiglio, per favorire questa operazione, di bagnare la pianta casomai il giorno prima. In questo modo le radici, riempendosi di acqua, diventeranno più turgide e quindi leggermente più resistenti alle sollecitazioni. Ovviamente, se non starete attenti, le spezzerete comunque, ma in questo modo saranno leggermente più forti. Per estrarre la pianta, innanzitutto controllate che non ci siano, come in questo caso, delle radici che bloccheranno l'eventuale estrazione, quindi eliminatele. Strappatele, come ho fatto io in questo modo. Dopodiché girate la pianta, non vi preoccupate se cadrà la corteccia, tanto dovrà essere rimossa, schiacciate il vaso nella parte inferiore e guardate un po', ecco qua, è venuto via tutto. Adesso procedete e pulite. Addirittura questa ha ancora il piccolo vaso nel quale è stata coltivata prima di essere inserita nel vaso più grosso. Questo dovrà essere eliminato. Per farlo prendete semplicemente delle cesoie e andate a tagliare. State attenti a non rimuovere delle eventuali radici. Dopodiché andiamo ed eliminiamo qualsiasi cosa che ci sia come residuo intorno alle radici. Stiamo attenti perché le radici sono davvero molto fragili, quindi rischierete di romperle e rompere soprattutto quelle che sono ancora buone. Ed alla fine otterrete questo, quindi una pianta priva della maggior parte della corteccia, però ancora qualche residuo c'è. Se vogliamo provare a pulire un po' meglio queste radici, sarà sufficiente prendere una bacinella, riempirla con dell'acqua e immergere il tutto dentro. Lasciate a mollo per qualche minuto, dopodiché tiratela via e togliete tutto quello che non si è tolto. Guardate quanti ne sono rimasti nell'acqua.
Questi sono tutti pezzi che se no sarebbero rimasti attaccati alle radici. Quando andate a pulire l'apparato radicale, mi raccomando, togliete tutto quello che vi sembra marcio o ammalorato. Quindi queste che sono marroncine togliamole, quelle che, come questa sia addirittura staccata da sola, hanno questo aspetto, mi raccomando, eliminatele. Per farlo o le strappate direttamente con le mani o tagliatele con qualche attrezzo, ma mi raccomando, tassativamente questo attrezzo dovrà essere sterilizzato. I vasi che si dovranno utilizzare per questa pianta sono sempre e tassativamente trasparenti, possono essere in plastica, mi raccomando sempre forati, se non avessero fori createli, o in vetro. Io quelli in vetro non li consiglio perché è difficilissimo trovare dei contenitori in vetro che abbiano dei fori. Se non avessero i fori non permetterebbero comunque il deflusso dell'acqua e quindi potrebbero causare il marciume delle piante, quindi mi raccomando sempre, se potete, in plastica, forati e trasparenti. Procediamo ed andiamo ad inserire la pianta e la corteccia all'interno del vaso. La prima cosa che dovremo fare è, come vedete, la pianta ha delle radici che tendono ad andare all'esterno ma creano un vuoto all'interno, quindi andiamo inizialmente a prendere un po' di corteccia e cercare di fare in questa maniera, guardate. Ecco qua. Riempiamo prima il vuoto che c'è all'interno, dopodiché prendiamo il vaso, mettiamo qualche centimetro nella parte inferiore ed andiamo ad inserire la pianta così, guardate. Dopodiché, piano piano, questa era dentro quindi la possiamo rimettere dentro, andiamo ad inserire la corteccia spingendo verso la parte esterna del vaso, se no rischieremmo di rompere le radici. Così. Battiamo in modo che la corteccia vada in basso e facciamo questa operazione sino a che non sarà completamente pieno il vaso di corteccia. Ecco qua. Ed alla fine otterremo questo. Ho centrato perfettamente la pianta all'interno del vaso ed in più ho lasciato il colletto, questa è una cosa molto importante, 2 cm sopra il filo del vaso, guardate, questo è il colletto e questo è il filo del vaso. Altra cosa molto importante è quella di non bagnare la pianta per almeno 2 giorni dopo il travaso, questo perché dopo che avete tagliato e pulito le radici, nel punto in cui avete tagliato ci sono delle parti vive, quindi se dovessero venire a contatto con l'acqua potrebbero marcire. Aspettando 2 giorni si creerà un film protettivo e a quel punto potrete bagnare senza fare correre alcun rischio alla pianta. Quarto punto, come farla fiorire. Tra le cose più apprezzate di questa pianta sicuramente troviamo la fioritura, perché oltre ad essere bella ed imponente ha anche il vantaggio che rispetto a un fiore normale che dura pochi giorni, dura parecchi mesi, può arrivare sino a 3 mesi e, cosa ancora più bella, ogni pianta, se trattata nel migliore dei modi, potrà arrivare a generare sino a 3 fioriture durante l'arco dell'anno. La fioritura di questa pianta avviene all'interno delle nostre case in un periodo che è compreso mediamente tra la metà di dicembre e la fine di agosto. Se voleste modificare il periodo di fioritura della pianta e quindi essere proprio voi a decidere quando e come farla fiorire, esiste un trucchetto, una tecnica che si chiama induzione alla fioritura e consiste semplicemente nell'alterare di colpo, diminuendole, le ore di luce che prende durante il giorno e creare uno stacco tra la temperatura di giorno e quella di notte di almeno 5 gradi. Creare questo stacco è davvero molto semplice, basterà prendere, se avete la pianta e la tenete in un alloggio, prenderla e metterla all'esterno, quindi o in giardino o in balcone, di notte. Questo permetterà appunto che ci sia questo stacco di temperatura. Mi raccomando, se è un periodo invernale non lo fate perché se metteste la pianta all'esterno e arrivasse una gelata, questa la ucciderebbe. Quinto punto, come farla riprodurre. Uno tra i metodi più comuni è quello che, una volta finita la fioritura, e quindi quando rimarranno i rametti spogli e privi di ogni cosa, non tagliarli. Molti li tagliano, in realtà ci sono 2 motivi per non farlo. Il primo è che potrebbe rifiorire proprio da qui la pianta, quindi creare una seconda fioritura, ma il secondo, quello più importante, è che sempre da questi rametti, ammesso che questi non secchino come in questo caso, quindi a quel punto sarebbero da tagliare, ma se non seccassero, proprio da questi rami ci sarebbe la possibilità che nascano delle piccole piantine e una volta che queste saranno abbastanza grandi e con un apparato radicale sufficientemente forte, si taglierà il rametto e si metteranno all'interno di un vaso. Altro metodo, che probabilmente è quello più comune, è quello che la pianta generi delle piccole piantine alla base e in questo punto queste saranno praticamente identiche alla pianta madre ma con le dimensioni delle foglie molto più piccoline. Quando queste avranno creato un apparato radicale abbastanza importante, anche in questo caso andranno separate dalla pianta madre e messe in un vasetto singolo. Sesto punto, malattie, cure e pulizia. Se la pianta dovesse essere attaccata dalla cocciniglia, che in realtà non sono nient'altro che quei pallini che sembrano piccoli puntini bianchi di cotone, allora a quel punto sarà sufficiente prendere un batuffolo, immergerlo in acqua e alcol e pulire tutta la superficie, sia sopra che sotto. Sarà sufficiente, una volta che l'avrete pulita tutta, ripetere l'operazione ogni giorno e vi assicuro che non si riformerà più.
Dovessero invece presentarsi delle macchioline sulla foglia, quindi marroncine o gialle, o peggio ancora la foglia senza motivo diventasse gialla di colpo, allora è molto probabile che la pianta è stata intaccata da delle muffe o dei funghi. A quel punto io consiglio di immediatamente isolare la pianta in modo che non trasmetta le malattie a quelle che ha di fianco e consiglio ancora più utile, anche se purtroppo sembra quello meno apprezzato, di prendere la pianta e buttarla, perché tanto molto probabilmente non riuscirete comunque a curarla, ma almeno eviterete che le malattie si propaghino. La prevenzione in questi casi è la cura più efficace, quindi proprio per prevenire la formazione di funghi, muffe e batteri occorrerà eseguire una pulizia costante ed accurata della pianta. Quindi per esempio quando c'è una fioritura, come in questo caso che sfiorisce e fa cadere i fiori, toglierli immediatamente. Così pulite tutta la parte della base della pianta, in modo che appunto queste non marciscano e non creino nessun tipo di malattia. Stessa cosa vale anche per le foglie, però qui non c'è l'obbligo di toglierle, potreste semplicemente aspettare che la pianta le faccia seccare e poi queste cadranno da sole, però a quel punto, quando saranno cadute, toglietele immediatamente. Nell'ipotesi che invece non vi piaccia avere una pianta con delle foglioline gialle, potreste toglierla direttamente voi, in due modi. Il primo è semplicemente prendere una forbicina, mi raccomando, pulire bene e sterilizzare la forbice con dell'alcol e poi andare il più vicino possibile alla base della foglia e tagliare. Il secondo metodo è quello che semplicemente si pratichi uno strappo, quindi si vada ad aprire la foglia in questo modo, la si apra così, guardate, una volta aperta la si tiri via, 1 e 2. In questo modo non avrete toccato questa parte senza quindi aver rischiato di trasmettere delle muffe o comunque dei batteri alla pianta. Lasciate semplicemente che questa secchi. Per eliminare il rametto invece dovrete andare a guardare gli internodi, che sono questi. Sono quei piccoli anellini che si notano sullo stelo del fiore. Quindi si potrà procedere sempre o con una forbice, mi raccomando sempre sterile, o direttamente con le dita. Molti dicono di non toccarli e farli seccare sulla pianta perché la pianta soffre quando gli si tagliano, però se esteticamente non vi piacciono e volete avere una pianta che non abbia questi rami secchi, allora sarà sufficiente appunto o in questo caso prendere e tagliare, così, e la pianta farà asciugare poi questo punto, oppure semplicemente prendere e staccare di netto, mi raccomando deve essere un taglio netto, uno strappo netto, perché se no rischierete che poi la pianta si pieghi, così, taglio netto, e via, e anche in questo caso aspettate che si asciughi. Le orchidee si dividono in due grandi famiglie, quelle terricole e quelle epifite. Quelle terricole sono quelle, per intenderci, che hanno le radici come tutte le altre piante che abbiamo in casa, che vanno all'interno della terra. Invece le epifite sono quelle dotate di un apparato radicale aereo, ovvero delle radici che hanno bisogno di luce e di aria. La Phalaenopsis fa parte della famiglia delle epifite ed è proprio per questo che le sue radici non andranno mai assolutamente coperte, anzi dovranno essere esposte alla luce e le radici sono fotosintetizzanti ed è proprio per questo che hanno quel caratteristico colore verde o grigio argentato. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata. E se volete, se vi è piaciuto il video, condividetelo sui social perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.